Ciao a tutti ragazzi, 28 settembre 2023 e Polyphony rilascia il nuovo update, siamo alla patch 1.38 ed oltre alle tre auto che già conosciamo, che già abbiamo visto, quindi le tre nuove giapponesi, che fanno me molto felice, ma ho visto che alcuni di voi non lo sono così tanto. Che cosa ci sarà di nuovo? Sarà rivoluzionato nuovamente? Vi dico già assolutamente no. Per fortuna la fisica non è cambiata e non sta cambiando, quindi tutti gli swap e tutti i setup che trovate all'interno del mio canale sono ancora perfettamente funzionanti. Ma che cosa c'è di nuovo all'interno di questo aggiornamento? Ci sarà una nuova gara farming? Speriamo proprio di sì. 3 gare nuove ci sono, una è da 700 punti prestazione, quindi andiamo a vedere che cosa è cambiato. Ed eccole qui le tre nuove auto rilasciate da Gran Turismo, quella al centro, l'ultima Civic Type R. Calcolate ragazzi che stavo valutando di acquistarla nella vita reale, quindi capite quanto sono contento di averla qui sul gioco. Non l'ho più fatto perché ormai sono passato al cambio automatico sequenziale già da diversi anni, quindi tornare al manuale proprio non se ne parla e so che qui le polemiche adesso fioccheranno. Partiamo subito quindi dalle tre nuove auto, dovremmo trovarle tutte sotto il Brand Central, quindi il concessionario del nuovo. Questa è l'elaborazione di garage RCR, quindi fatta negli Stati Uniti, della vecchia Civic Type R. 395 cavalli a 7500 giri e 439 Nm di coppia, 589 punti prestazione. Molto interessante quest'auto, la compriamo subito. Passiamo invece al Giappone. Ed eccola qua. 2000 turbo, 330 cavalli, 419 Nm di coppia a 2500 giri, quindi una coppia bassissima. 529 punti prestazione. Questa ovviamente la porterò a Tokyo, il colore deve essere assolutamente bianco. E vediamo l'ultima in Mazda. La Mazda 3 gruppo 4, quindi oltre alla Tenza che già abbiamo disponibile c'è la nuova Mazda 3 per il campionato costruttori. Se avete firmato con Mazda, comprando questa potrete utilizzarla. Introdotta una nuova variante della livrea Mazda Sport sia per la RX Vision GT3 Concept, per la Atenza gruppo 4 e per la Roadster del 2022, quindi con questo nuovo bianco di base. Inoltre è disponibile sempre da oggi sia la Toyota GR Corolla, la Morizo Edition del 2022, la trovate sotto il concessionario Toyota ovviamente, e la nuova ambulanza che tanto desideravate. Questa addirittura è gratis, quindi dovete solo prenderla e metterla nel garage se non l'avete già vinta. Questa invece è la Corolla. Passiamo al punto 2 dell'aggiornamento, ovvero le nuove gare. Sono tre, una per continente. Iniziamo dall'America, il circuito è Grand Valley Highway 1, quindi 90.000 crediti. Non è una gara farming, una gara dove possiamo elaborare le auto 700 punti prestazione o inferiore, quindi abbiamo un limite di punti prestazione per auto turbo. In Europa invece siamo a Dragon Trail, sempre Race of Turbo, quindi auto turbo, stesse regole dell'altra, ovvero massimo 700 punti prestazione, 85.000 crediti. Neanche questa è per il farming, ma andiamo a vedere quella da
700 punti prestazione, siamo a Mount Panorama e neanche questo è per il farming perché 165.000 crediti. 7 giri, no ragazzi, niente perché questa è lunga come pista e quindi nessuna nuova gara per il farming, mai una buona notizia a livello di monete, di crediti. Al punto 3, sempre nel Brand Central, sono state aggiunte al museo nuove voci per quanto riguarda il marchio Fiat e nuove località per quanto riguarda il marchio Nissan. Passiamo invece al caffè dove ci sono due nuovi menu extra, quindi menu da collezione, non da correre purtroppo. Entrambi i menu già li ho completati. Apriamo il primo. Supercar Porsche, quindi è richiesta la 959 dell'87, la Carrera GT del 2004 e la 918 Spider del 2013. Qui ci dà un biglietto roulette 6 stelle motore, quindi è un motore swap. Menu 30 GR. Quindi la prima è la Yaris GR, l'ultima del 2020, una meraviglia della tecnologia. La seconda, la GR Corolla che adesso potete comprare nel concessionario del nuovo del 2022 e l'ultima è la GR 010 Hybrid del 2021. Anche questo qui da un biglietto 6 stelle motore, quindi due nuovi motori swap gratis. Speriamo che siano motori dell'ultima serie perché di quelli non ne ho mai preso uno, li ho dovuti comprare tutti. Inoltre all'interno del caffè sono state aggiunte nuove conversazioni con i designer automobilistici, quindi in base all'auto che avete, se entrate qui dove sta questo tizio Chris vi parlerà dell'auto che avete equipaggiato, ad esempio adesso della Civic. Non lo faccio perché dura 10 minuti. Cosa importante, sono stati aggiunti 5 nuovi swap, tutti Porsche. Abbiamo il primo per la Porsche 356 Carrera del 56, per la 911 Carrera RS del 73, 911 Carrera RS del 92, 911 GT3 del 2009, infine la Cayman GT4 del 2016, tutti swap da provare. Per concludere la parte principale dell'aggiornamento sono stati aggiunti degli nuovi adesivi all'interno di GT Auto, quindi nella creazione delle livree. Nella sezione altri miglioramenti e modifiche, quella che Polifoni ritiene secondaria, spesso invece troviamo cose importantissime per noi, come questa qui, guardate, radar meteo. Finalmente sia in modalità offline che in modalità online possiamo vedere prima della gara la situazione meteo e capire come è messa la pista. Vedete, parte da 60 minuti prima, quindi da un'ora fa, e arriva fino all'orario attuale, quindi non è che le nuvole compaiono e scompaiono, ma è la situazione del tempo che sta cambiando nel corso dell'ultima ora fino ad arrivare a quello che troviamo adesso, ovvero vedete che avete le nuvole tutte intorno, quindi potete improntare la vostra strategia soprattutto in caso di gare online con una sorta di criterio e non magari partire con gomme slick quando tutto intorno ci sono nuvole magari a 5 km. Eccolo perché potete anche zoomare questo radar, vedete che lì c'è stata acqua, orario attuale tutto intorno ci stanno a 7 km da voi, potrebbe arrivare l'acqua da un momento all'altro. Una cosa direi molto importante soprattutto per chi frequenta l'ambiente online. Prima di salutarci voglio dirvi altri due punti degni di nota. Il primo, sono cambiati tutti i prezzi delle autovetture leggendarie in base ai nuovi dati forniti da Hagerty, non cambieranno fino a gennaio 2024. Il secondo è che oggi è giovedì e quindi c'è una nuova prova a tempo, siamo a Tsukuba e l'auto da utilizzare è la Civic appena introdotta del garage RCR. Non vedo l'ora di scendere in pista e provarla. Ovviamente vi farò un video curva per curva per ottenere l'oro il prima possibile, il più facilmente possibile. Ma oggi finisce anche la prova a tempo della Nissan GT-R sul circuito del Red Bull Ring, quella che
Polifoni ci aveva dato quando ha esordito il film Gran Turismo. Al suo posto non ce n'è una nuova, ma ben due, e sono con la nuova Civic R, una Suzuka e l'altra sul Nürburgring Nordschleife. Non sarà propriamente facile, durerà 31 giorni, cioè 32 a partire da oggi. Cercherò di trovare il tempo per farvi anche quella del Nürburgring, lì serve tantissimo allenamento e io sono proprio sotto un campionato che sta per iniziare, inizierà la settimana prossima, successiva a quelle qualifiche che già avete visto. Cercherò di trovare il tempo per allenarmi e farvi il video per loro anche di queste due nuove prove. Io ragazzi, come sempre vi ringrazio di avermi seguito. Se questo video vi è piaciuto lasciate un like e condividetelo, ma soprattutto iscrivetevi al canale. Se avete bisogno di acquistare postazioni di guida o sedili, scrivetemi a questa mail per ricevere un vostro coupon sconto dedicato presso la Cockpit Tech Solution, azienda tutta italiana che li produce anche completamente personalizzati. Ciao ragazzi, al prossimo video.